Quanti di noi da bambini si sono sentiti dire: se non fai il bravo, arriva l'uomo nero. Crescendo poi capiamo che era solo un modo per spaventarci, una leggenda, una figura inventata per farci obbedire. Ma in questa storia l'uomo nero non era solo una fantasia, era un uomo reale, silenzioso, organizzato, paziente. Un uomo che entrava nelle case di notte mentre le famiglie dormivano, che conosceva i loro nomi, le loro abitudini, i loro volti. Un uomo che, dopo anni di crimini efferrati, scomparve nel nulla e che non è mai stato identificato. Ci sono storie che restano nell'ombra, ma meritano di essere raccontate per non essere dimenticate. Io sono Rita e questo è Real Paracrime. Mettetevi comodi perché il caso di oggi ci porterà dove la realtà supera ogni immaginazione. Questa è la storia del Boogeyman australiano. Per capire quanto questo caso scosse l'Australia, bisogna capire che tipo di città era Melbourne alla fine degli anni '80. Era ed è ancora una delle città più vivibili del mondo, quartieri residenziali tranquilli, strade alberate, giardini curati, una città dove i bambini andavano a scuola in bici, dove le famiglie lasciavano le porte aperte d'estate e dove la parola sicurezza non era qualcosa a cui si pensava molto. I tassi di criminalità erano bassi, la gente si fidava dei vicini, era il posto ideale per crescere dei figli. Ma poi arrivò lui e tutto cambiò. Era il 22 agosto 1987, Lower Plenty, un sobborgo a circa 16 km a nord-est del centro di Melbourne. Erano le 4 del mattino, una famiglia dormiva, i nomi non li sappiamo perché non li hanno mai resi pubblici per proteggerne la privacy. Un uomo armato di una piccola pistola e un grosso coltello da caccia rimosse silenziosamente un vetro della finestra del soggiorno ed entrò nell'abitazione. Si mosse nell'oscurità con sicurezza, come se sapesse già dove andare. Prima si diresse nella camera dei genitori. Li svegliò puntando la pistola contro di loro. In un primo momento si comportò come se fosse interessato solo a denaro e oggetti di valore, fingendo una rapina normale. Costrinse i due coniugi a sdraiarsi a pancia in giù, li legò mani e piedi con un nodo molto particolare, un nodo da marinaio usato comunemente per fissare carichi pesanti. Li bendò e imbavagliò con un nastro chirurgico che aveva portato con sé. Poi li rinchiuse nell'armadio della loro stanza. Attraversò il corridoio, raggiunse la stanza del figlio della coppia, anche lui venne bendato, imbavagliato, legato e lasciato nel suo letto. Infine raggiunse la camera della figlia, undicenne. Prima che continui, ovviamente faccio un piccolo disclaimer. Questo video non potrà essere adatto a tutti, ovviamente. Parleremo comunque di bambini, di ragazzini, di teenagers, quindi se non ve la sentite di ascoltare quello che sto per raccontarvi, saltate pure il video e ci vediamo al prossimo. La portò nel bagno vicino. Nelle 2 ore successive la sottopose ad abusi gravissimi. Durante quell'aggressione si fermò più volte per aggirarsi liberamente per la casa. Perquisì le stanze con calma, non sembrava avere alcuna fretta. A un certo punto si fermò in cucina e si preparò qualcosa da mangiare. Rubò alcuni oggetti del denaro e alcuni dischi di musica classica e un cappotto blu con rifiniture in pelliccia sintetica. Prima di andarsene, simulò una telefonata dal telefono della famiglia, pronunciando alcune minacce durante quella falsa conversazione. Poi uscì e scomparve nella notte. Quando la polizia arrivò, emerse subito un dettaglio che fece capire con chi avevano a che fare. Dal telefono della famiglia non risultava alcuna chiamata effettuata. La linea telefonica era stata tagliata prima ancora che l'uomo entrasse in casa. La telefonata era una messa in scena, come gli oggetti rubati, sottratti non per avidità, ma per depistare, per confondere, per far sembrare una rapina quello che non era affatto una rapina.
lasciare false piste, controllare la scena del crimine, eliminare prove. Erano le caratteristiche di qualcuno che sapeva esattamente quello che stava facendo. Da quel giorno passò 1 anno e mezzo senza sapere nulla. E poi colpì di nuovo. 27 dicembre 1988, Ringwood, circa 20 km a est di Melbourne, una distanza simile da Lower Plenty. Johnny e Julie Wills vivevano in una stradina chiamata Hillcrest Avenue, con le loro 4 figlie. Era mattino presto, le 5:30, tutta la famiglia dormiva. Un uomo con il volto coperto e una tuta blu entrò dall'ingresso sul retro, raggiunse la camera dei genitori. Julie si svegliò, trovandosi davanti una pistola puntata alla testa. Istintivamente gridò alle figlie di scappare, ma l'uomo le avvicinò ulteriormente la pistola alla tempia e le ordinò di tacere. Poi si girò verso John e gli chiese con voce calma: «Farai l'eroe?» John rispose semplicemente no. I coniugi vennero legati a terra con filo di rame, nodi simili a quelli del primo attacco, bendati e imbavagliati con nastro chirurgico. L'uomo prese i $35 dal comodino, poi si diresse nella stanza delle 4 bambine. Tra loro c'era Sharon Wills, 10 anni, descritta da chi la conosceva come una bambina tranquilla, educata, con un talento straordinario per la musica. Faceva parte del Victorian Children's Choir. Era apparsa in televisione poche settimane prima. Era stata anche su alcuni giornali, fotografata insieme alla madre, dopo essere stata salvata da un incendio domestico. La piccola Sharon si svegliò sentendo le urla della madre. Vide l'uomo entrare nella stanza. L'uomo la chiamò per nome. Il fatto che conoscesse il suo nome fece pensare subito agli investigatori che avesse visto Sharon in televisione o sui giornali, che l'avesse scelta in qualche modo, che anche l'avesse magari già osservata da tanto tempo. L'uomo bendò Sharon, raccolse alcuni suoi vestiti e la portò via nella notte. Circa 15 minuti dopo, John e Julie riuscirono a liberarsi, corsero nella stanza delle figlie, ma Sharon purtroppo non c'era. La linea telefonica era stata già tagliata. John corse a casa di un vicino per chiamare la polizia. Iniziarono così le ricerche. Pattuglie, controlli porta a porta, nessuna traccia. Circa 18 ore dopo il rapimento, poco dopo la mezzanotte, una donna trovò Sharon vicino alla Bayswater High School, in Orchard Road. Era avvolta in sacchi della spazzatura verdi, era provata, ma viva. Trasportata in ospedale, Sharon dimostrò un coraggio straordinario. Raccontò di essere stata trasportata in auto per un lungo periodo fino a casa, in una tranquilla zona residenziale. Era rimasta bendata quasi per tutto il tempo. Aveva purtroppo subito ulteriori abusi durante la prigionia. Non aveva mai visto il volto del suo aggressore, ma lo descrisse come qualcuno che parlava con un tono calmo, che in certi momenti sembrava persino gentile. Le aveva dato da mangiare un panino con Vegemite, la classica crema spalmabile che non vi consiglio di assaggiare in caso veniate qui in Australia. Ecco, assolutamente, io feci un errore grandissimo. La prima volta che vidi questa crema nera, tra l'altro, che non ho ancora capito com'è questa crema, feci l'errore di assaggiarlo con un cucchiaino e ragazzi ho dovuto purtroppo bere tantissima acqua perché è salatissima e ha un sapore sgradevole. Ovviamente ho scoperto dopo come usarla, ecco, va messa proprio pochino sul pane, sulla fetta del pane con l'avocado. E insomma hanno le loro usanze qui in Australia per quanto riguarda la Vegemite. A me non piace tuttora, io sono qui da tantissimi anni e io non la mangio, cioè tuttora mi fa schifo, mi spiace, non voglio offendere nessun australiano o australiana, però sì, cioè fa cagare, perdonatemi.
In un momento in cui era rimasta sola, Sharon riuscì ad alzare leggermente la benda e a osservare la stanza intorno a sé. Notò una videocamera ai piedi del letto, puntata verso di lei. Descrisse ogni dettaglio della stanza con una precisione straordinaria. Tappeto color crema, tende lunghe color pesca, letto matrimoniale con tastiera dello stesso colore, lampada con base arancione e paralume a righe gialle e bianche. Le pareti erano chiare, una coperta scura che copriva una libreria o un armadio. La radio era invece rimasta accesa per tutta la sua permanenza. Descrisse anche il bagno, una vasca, una doccia con porta scorrevole in vetro. Quando decise di liberarla, l'aggressore prese precauzioni meticolose. Pulì se stesso e Sharon per rimuovere ogni traccia forense. Le tagliò le unghie, le spazzolò i capelli e le fece usare il filo interdentale. Sapeva esattamente cosa cercavano i forensi, sapeva come non lasciare niente. Dopo il rilascio di Sharon, gli investigatori iniziarono a delineare un profilo dell'aggressore. Era metodico, organizzato, paziente, capace di sorvegliare le sue vittime per settimane prima di agire. Conosceva le procedure forensi, sapeva come eliminare le prove, sapeva come tagliare le linee telefoniche, sapeva anche come depistare. Era fisicamente in grado di controllare intere famiglie da solo. Molti investigatori ipotizzarono che potesse essere stato un agente di polizia o qualcuno che lavorava in ambito investigativo, qualcuno che conosceva il sistema dall'interno. Era anche selettivo, sceglieva le sue vittime con cura, osservava, aspettava e poi colpiva. Il 2 gennaio 1989 il governo del Victoria offrì una ricompensa di $100.000 per informazioni utili. Arrivarono diverse segnalazioni, tra cui quella di una Holden, una macchina bianca con strisce laterali vista girarsi con le luci spente nella notte del rapimento di Sharon, che poi si era diretta verso la stessa scuola dove Sharon fu ritrovata. Ma non fu possibile collegare con certezza quel veicolo ai fatti. Quindi il caso si raffreddò e di lui non si seppe più nulla fino al 3 luglio 1990, circa 18 mesi dal secondo attacco. Colpì di nuovo. Questa volta in un quartiere ancora più esclusivo, Canterbury, una delle zone residenziali più benestanti di Melbourne. La famiglia Lennox era originaria dell'Inghilterra, temporaneamente in Australia per lavoro. Stavano per tornare a casa, le valigie erano già pronte. Avevano affittato una villa in Monument Avenue, una strada abitata da professionisti e figure di alto profilo. Quella sera Brian e Rosemary erano usciti per una cena d'addio con degli amici. Le loro due figlie, Nicole 13 anni e Fiona 15, erano rimaste a casa da sole. Ma intorno alle 23:40, mentre le ragazze dormivano, un uomo con un passamontagna e abiti scuri entrò da una finestra sul retro. Minacciò le due ragazze con la pistola e il coltello, legò Fiona e ordinò a Nicole di raccogliere i suoi effetti personali, inclusa la sua uniforme scolastica. Poi prese le chiavi dell'auto a noleggio della famiglia e portò via Nicole nella notte, pochi giorni prima del suo 14° compleanno. Quando Brian e Rosemary tornarono a casa, trovarono Fiona legata e un messaggio. La polizia arrivò in pochi minuti, nessuna traccia forense. Brian fece un appello pubblico, espresse dolore e speranza, disse con amarezza che si era sentito più al sicuro a Melbourne che a Londra. Ma circa 50 ore dopo il rapimento, alle 2 del mattino del 6 luglio, giorno del 14° compleanno di Nicole, la ragazza fu rilasciata a Cowie Rap, a 6 chilometri
da casa. Era avvolta in una coperta ed era bendata. L'uomo si allontanò. Nicole si tolse la benda e si avvicinò a una casa vicina e chiamò suo padre. In ospedale Nicole descrisse l'aggressore, circa 1,75 m, capelli castano-rossicci tra i 20 e i 40 anni, passamontagna verde con cuciture chiare, un coltello seghettato con manico nero lungo circa 25 cm. Ovviamente non era riuscito a vederlo, però dal suo passamontagna spuntavano quei pochi capelli che magari aveva, non lo so, e quindi lei descrisse esattamente il colore dei capelli e raccontò di aver sentito l'aggressore parlare ad alta voce con qualcuno all'interno della casa senza mai ricevere risposta. La polizia ritenne che fosse un altro depistaggio. Raccontò che l'uomo stava seguendo le notizie in TV, che aveva ascoltato la conferenza stampa di suo padre e prima di lasciarla andare l'aveva ovviamente lavata accuratamente e, come sempre, nessuna traccia, nessuna prova. Il 13 aprile 1991 il boogeyman australiano, nominato anche come Mr. Cruel, colpì per l'ultima volta e questa volta fu diverso. Carmen Chen aveva 13 anni, viveva con le sue 2 sorelle minori a Templestowe, circa 16 chilometri a nord-est di Melbourne. Era una studentessa modello. Chi la conosceva la descriveva come una ragazza gentile, diligente, ambiziosa e sognava di diventare avvocato. Quella sera le 3 sorelle erano a casa da sole. I genitori lavoravano nel loro ristorante a pochi minuti di distanza. Era una routine abituale. Lo stesso uomo entrò nella casa senza lasciare segni evidenti di effrazione, minacciò le bambine e lasciò una scritta intimidatoria sull'auto di famiglia. Portò via Carmen nella notte chiedendo un riscatto, però la famiglia non venne mai contattata da lui per il riscatto. I giorni passarono, la polizia cercò ovunque, ma le speranze si affievolirono. Un anno dopo, nel 1992, furono ritrovati purtroppo dei resti umani. Era stata uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa. Per la prima volta, Mr. Cruel aveva ucciso una delle sue vittime. La polizia ipotizzò che Carmen avesse visto il volto dell'aggressore, che lui per la prima volta avesse avuto paura di essere identificato e avesse eliminato l'unica testimone. Carmen Chen aveva 13 anni, voleva diventare avvocato, non ebbe mai la possibilità di provarci. La morte di Carmen Chen scosse l'Australia intera. Quello che fino ad allora era stato un caso di cronaca nera gravissimo, ma con vittime sopravvissute, diventò qualcosa di diverso, più oscuro, più urgente. La polizia di Victoria istituì la Task Force Spectrum, una delle più grandi operazioni investigative mai realizzate nello Stato. Elicotteri, unità cinofile, centinaia di agenti. Le strade furono controllate una per una, migliaia di abitazioni ispezionate e vennero interrogate circa 27.000 persone, seguite oltre 10.000 piste investigative. Melbourne viveva in uno stato di paura costante. I genitori non lasciavano i figli da soli, i bambini avevano incubi. Le famiglie dormivano tutte insieme con le luci accese, per paura. Il nome Mr. Cruel era diventato sinonimo di terrore. Ma nonostante tutto e nonostante l'enorme sforzo, i milioni di dollari spesi, le migliaia di ore di lavoro, il responsabile non fu mai identificato. Nel gennaio del 1994 la Task Force Spectrum fu sciolta. Mr. Cruel non fu mai trovato. 30 anni dopo, la domanda che tutti si pongono è la stessa. Dov'è Mr. Cruel oggi? Gli investigatori hanno sviluppato diverse teorie nel corso degli anni. Alcuni credono che si sia fermato dopo la morte di Carmen Chen, spaventato dalla piega che le cose avevano preso, o da un cambiamento psicologico profondo.
Il passaggio dall'abuso all'omicidio spesso segna un punto di non ritorno anche nella psicologia del criminale stesso. Altri ritengono che possa essersi trasferito in un altro stato australiano o addirittura all'estero, continuando eventualmente la sua attività criminale, senza essere mai collegato ai casi di Melbourne. C'è chi ipotizza che sia morto nel corso degli anni e c'è chi crede che sia ancora vivo, che abbia oggi tra i 60 o gli 80 anni, che viva da qualche parte in Australia, forse in una casa tranquilla, in un sobborgo ordinario, con il peso di quello che ha fatto. Nel corso degli anni diversi sospetti furono esaminati, nessuno però fu mai incriminato. Nel 2022 e nel 2023 la polizia del Victoria riaprì il caso con nuove tecnologie forensi, in particolare analisi del DNA di nuova generazione. Furono riesaminati campioni biologici conservati per decenni. I risultati non sono mai stati resi pubblici e le indagini sono ancora formalmente aperte. Cari amici del Parecrime, questo è tutto ciò che ho trovato per quanto riguarda questo caso. Ho impiegato molto tempo a decidere se raccontare o meno questo caso sul mio canale perché è una storia che pesa, che lascia qualcosa dentro, una sensazione di disagio che non passa facilmente ma proprio per questo ho deciso di raccontarla. Comunque io vivo in Australia, Melbourne non è lontana da me e ci ho vissuto anche, e quando penso a quelle famiglie, a Sharon, a Nicole, a Carmen, penso a bambine reali, non a personaggi di un film, a ragazze che avevano la scuola, gli amici e i sogni. Carmen voleva diventare avvocato, aveva 13 anni. Quello che mi colpisce di più in questo caso, oltre all'orrore ovvio, è il silenzio che lo circonda ancora oggi. Qualcuno sapeva chi era Mr. Cruel, forse qualcuno lo sa ancora, un vicino, un collega, un familiare, qualcuno che nel corso degli anni avrà notato qualcosa di strano, un comportamento, un dettaglio, una storia comunque che non tornava, e quel qualcuno comunque tace. Le leggi australiane cambiarono dopo questo caso, vennero introdotte normative più severe sulla pornografia minorile, sullo stalking, su reati vicino alle scuole. Un cambiamento importante, ma che non restituisce niente alle famiglie di Sharon, Nicole, Carmen e alla prima vittima di cui non conosciamo nemmeno il nome. Mr. Cruel non fu mai catturato. E ragazzi, fatemi sapere se conoscevate già questo caso e la vostra teoria, la vostra ipotesi e cos'altro. Intanto vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video, se ci siete arrivati. Iscrivetevi al mio canale se vi piacciono questo tipo di contenuti, mettete un mi piace, un commento, condividete e aiutatemi a portare avanti questo canale e a supportarmi. Grazie mille di cuore e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!